Buongiorno, sono Alessia Fassone dal Museo Egizio di Torino. Oggi ci troviamo nella sala dedicata all'epoca romana, dove abbiamo dei bellissimi tessuti e dei bellissimi vestiti, e noi possiamo provare a casa nostra a fare alcune decorazioni al telaio, con un telaio molto semplice da realizzare, e avremo dei prodotti molto simili a quelli dell'antico Egitto, semplicemente fatti con cotone, lana, cartone e un po' di fantasia. Allora, questa mattina impareremo a fare dei tessuti come questi, simili a quelli che facevano gli antichi egiziani, molto semplici, fatti con un ordito, cioè la parte in verticale, e una trama in orizzontale del colore che ci piace di più. Per poter fare questo abbiamo bisogno di una scatola di cartone, di alcuni pezzi di cartone che andremo a ritagliare da un'altra scatola e ci serviranno per fare le spolette con cui inserire la trama, dei gomitoli di lana dei colori che vi piacciono di più e del filo di cotone. Per poter tagliare tutto ci servono un cutter che fate maneggiare ovviamente ai genitori perché può essere molto pericoloso, delle forbici, meglio con la punta arrotondata, e anche un pettine che poi vedremo bene a cosa serve per rendere il nostro tessuto sempre più bello e più perfetto. In questo caso abbiamo tagliato 6 fili di cotone che adesso andremo a inserire uno in ciascun taglio praticato sul lato della nostra scatola a formare l'ordito per il nostro telaio. In realtà non sono altro che 3 lunghi fili piegati a metà. Questo ci sarà utile perché dobbiamo fare un nodo che permette di tenere insieme tutti i fili in questa maniera. Il nodo ci servirà anche per agganciare, una volta finito, il nostro prodotto. Abbiamo quindi fatto il nostro nodo, andiamo a separare un filo da tutti gli altri e inserirne uno in ciascun taglio che abbiamo fatto nella scatola, partendo dalla parte esterna, che sarà da dove cominceremo a lavorare, e li andremo ad agganciare sulla parte opposta, in questa maniera. Qua abbiamo sistemato la parte iniziale, tiriamo un pochino in modo da farli diventare belli tesi e li appoggiamo nella parte al fondo. Questo serve per fare in modo che il nostro telaio rimanga fermo e che i fili non si muovano mentre andiamo a lavorare, in questa maniera. Dobbiamo realizzare quella che è chiamata la spoletta o navetta, che ci permette di portare il filo all'interno del nostro ordito. Possiamo prendere un pezzo di cartone rettangolare, tagliamo un pochino gli angoli in modo da farlo diventare più arrotondato, perché così lavora meglio. Anche per questa operazione è meglio farsi aiutare dai genitori. Una volta che abbiamo una specie di ovale come questa, facciamo 2 tagli nella parte in alto. Attenzione a non tagliare a metà il nostro oggetto, deve solo avere 2 incavi in questo modo. A cosa serve? Prendiamo il nostro filo di lana e cominciamo ad arrotolarlo intorno alle 2 fessure, in modo da formare una vera e propria spoletta, un rocchetto, possiamo anche chiamarlo così, che ci permetta poi con agilità di far passare il nostro filo. Naturalmente ne potete arrotolare quanto volete, di più o di meno, a seconda di quanto volete fare lungo il vostro manufatto. Ecco qua, lasciamo una codina fuori, in questa maniera. Allora, per cominciare a tessere, riprendiamo la nostra spoletta, agganciamo una delle parti che si sono avanzate al primo filo dal quale vogliamo partire e facciamo un piccolo nodo, diversamente il nostro tessuto rischia di
non essere abbastanza compatto. Tiriamo bene tutti i fili e poi facciamo un movimento sopra e sotto, alternativamente a ciascun filo, in modo da poterlo far passare in questa maniera. Quindi un filo su e un filo giù. Quando arriviamo al fondo ci recuperiamo un pochino di filo, partiamo in maniera opposta, quindi il filo azzurro che prima passava sopra, ora andrà a finire sotto, e così di seguito, alternativamente uno sì e uno no. Arrivati al fondo cosa notiamo? Beh, potete vedere che già abbiamo cominciato a fare la nostra tessitura, la andiamo a compattare con il pettine in questa maniera e possiamo proseguire. Ci tiriamo sempre via un pochino di filo quanto ci basta per fare il percorso e di nuovo un filo su e un filo giù. Più è piccola la spoletta, più è facile che passi. In questa maniera ricordatevi quindi bene di non tirare troppo il filo, altrimenti rischiamo di stringere troppo il tessuto, e ogni tanto ovviamente di tirare i fili dell'ordito in modo da tenderli nella maniera migliore possibile. Facciamo ancora un passaggio in modo che rimanga più chiaro per tutti il risultato finale. Un filo giù, un filo su, dobbiamo creare proprio delle piccole onde. Il risultato qual è? Ora lo vediamo compattando un pochino il nostro tessuto, più o meno, lo vediamo adesso molto più largo, proprio per darci un'idea di com'è il risultato finale, simile a quello che abbiamo visto prima. Questo è ovviamente più stretto, ma più fili mettete, più largo diventa il vostro tessuto, più trame mettiamo nella nostra tessitura e più diventa largo. Una volta che abbiamo deciso il motivo decorativo e quanti giri di colore vogliamo dare, dobbiamo ovviamente staccare il nostro tessuto dal telaio partendo dai fili che sono avanzati nella parte in fondo. Li togliamo a due. Questo serve a fare in modo che i nostri fili non si muovano, li annodiamo in questa maniera, in modo da chiuderli al fondo, così. E li mettiamo da parte, passiamo a quello successivo e facciamo esattamente la stessa cosa. Li annodiamo a due. Fate attenzione togliendoli in modo che non vi scivolino dalle mani. Così, li mettiamo da parte e infine gli ultimi due. Abbiamo staccato uno dei due lati. Il lato principale, quello di partenza, invece era già annodato con un nodo che possiamo semplicemente togliere tirandolo su. Ecco qua. Naturalmente per tutte queste operazioni vi fate aiutare da uno dei vostri genitori. Con il nostro tessuto possiamo ora realizzare un bel braccialetto. Come vedete qua abbiamo dei fili lunghi, qua abbiamo il nodo che abbiamo fatto all'inizio e molto semplicemente facendo una treccina o banalmente legando i nostri fili possiamo chiudere il nostro braccialetto e ora vi faccio vedere il prodotto finito. Naturalmente voi potrete farlo più stretto, più largo, più lungo, più colorato e questo è il vostro braccialetto egizio. Grazie a tutti per la vostra attenzione, noi aspettiamo i prodotti della vostra fantasia e della vostra manualità, mandateci le foto e i vostri commenti. Buona giornata!